Ciao a tutti e benvenuti se questa è la prima volta che capitate sul mio canale Fly High in Italian o bentornati. In questo episodio vedremo la differenza tra il verbo vedere e il verbo guardare in italiano e poi vedremo diversi esempi su come utilizzarli. Vi ricordo che potete regolare la velocità del video se parlo troppo lentamente o se parlo troppo velocemente, premendo sulle impostazioni in basso a destra sulla rotellina e oltre a sottotitoli in italiano ho preparato anche sottotitoli in inglese, francese, spagnolo e russo se ne avete bisogno. Partiamo allora con vedere. Vedere significa percepire con gli occhi, cogliere con la facoltà della vista e può essere anche un'azione casuale e in genere piuttosto passiva dal punto di vista del soggetto, ok? Per esempio, ieri ho visto la mia amica alla stazione, quindi quasi casualmente in realtà ho visto la mia amica, così insomma l'ho percepita con gli occhi, ok? Diciamo. Oppure siamo qui in casa e vi chiedo quali colori vedete e voi dite vedo il rosa, vedo il bianco, vedo il marrone, vedo il blu, quindi quali colori percepite, quali colori cogliete con la vista. Oppure mettiamo che siamo su Skype, vogliamo fare una conversazione con una nostra amica dall'altra parte del mondo, si connette ma la connessione non è un granché. E allora le chiedo, mi vedi? Mi vedi? Quindi riesci appunto a cogliermi con i tuoi occhi. Ecco, questo quindi il significato di vedere, semplicemente cogliere con la facoltà della vista, percepire con la facoltà della vista, quindi è molto passivo in realtà, ok? Nel registro informale poi, oltre a vedere, sentirete molto dire vederci con la particella ci e indica proprio la possibilità di vedere o meno. Per esempio, io che porto gli occhiali posso dire non ci vedo senza occhiali, oppure posso dire ci vedo molto bene da vicino, ma non ci vedo da lontano, ok? E poi vedere ha anche altri significati. Può, a seconda ovviamente del contesto, voler dire prendere atto, constatare. Per esempio, vedo che non vuoi venire con noi al ristorante. Quindi vuol dire constato, prendo atto del fatto che non vuoi venire con noi al ristorante. Oppure, come vedi, non abbiamo avuto bisogno di te. Quindi, come vedi, in quel caso il verbo vedere vuol dire come puoi prendere atto, come puoi constatare, non abbiamo avuto bisogno di te. Ok? E vedere può anche voler dire capire, quindi non vedo come posso aiutarti, vuol dire in questo caso non capisco come posso aiutarti, oppure non vedo il motivo per cui lui se n'è andato, ok? Quindi non vedo, non capisco il motivo in questo caso, quindi diversi significati del verbo vedere. E anche vedere può voler dire considerare o pensare. Per esempio posso dire è proprio una brutta situazione. Tu come la vedi? Quindi tu come la pensi? Ok? Quindi tenete conto anche del fatto che vedere, oltre a cogliere con gli occhi, oltre a percepire con la vista, può anche avere diversi altri significati. Il verbo guardare invece indica un coinvolgimento attivo del soggetto, è un vedere con attenzione e c'è quindi questo elemento intenzionale e poi anche un elemento di durata. Poniamo quindi lo sguardo su qualcosa o qualcuno con un certo grado di attenzione, ok? Per esempio, stiamo passeggiando per la città e dico a James, oh guarda quella casa, che bella, quindi poni l'attenzione, è quasi un osservare, qui rasenta quasi l'osservare, ok? Oppure non riesco a trovare le chiavi di casa e James mi chiede, hai guardato nel cassetto della cucina? Ok? Quindi hai messo l'attenzione, hai visto con attenzione nel cassetto della cucina, ok? Oppure possiamo dire qui per farvi proprio capire la differenza tra guardare e vedere,
Se dico mi piace guardare le nuvole che si muovono in cielo, intendo che mi piace proprio stare lì ad osservare anche per un certo tempo, vedete, c'è proprio l'elemento di durata qui, e a contemplare quasi, ad ammirare le nuvole che si muovono in cielo. Ma se dico invece, non so, sto camminando e alzo la testa e vedo le nuvole, vedete, vedo le nuvole, è perché appunto le colgo con la facoltà della vista, quindi è proprio diverso, in maniera così casuale, ok? E poi guardare si utilizza anche per espressioni esortative, quando diamo a qualcuno un ammonimento anche o lo minacciamo, ok? Per esempio, guarda che se vai forte in macchina ti prenderai una multa, ok? Oppure la mamma che dice al bambino, guarda che se vai avanti a comportarti così, Babbo Natale non ti porterà niente quest'anno, ok? Quindi è proprio un'ammonizione o una minaccia, anche utilizziamo il verbo guardare, quindi in questo contesto. E adesso vediamo un attimino delle zone grigie, delle particolarità. Quando ci riferiamo a spettacoli, possiamo utilizzare sia il verbo guardare sia il verbo vedere. Per esempio, possiamo dire ho visto Forrest Gump ieri sera in televisione. Oppure possiamo dire ho guardato Forrest Gump ieri sera in televisione. Però attenzione, quando invece ci riferiamo al cinema, dobbiamo dire vedere, ok? Quindi si dice vedere qualcosa, vedere un film al cinema o andare al cinema a vedere un film. Quindi se Forrest Gump l'avessimo visto al cinema, allora avrei dovuto dire ho visto Forrest Gump al cinema anni fa. E poi c'è un caso in cui la differenza semantica proprio di significato tra il verbo vedere e il verbo guardare sembra quasi ribaltata, ed è quando il verbo vedere è sinonimo del verbo leggere. Per esempio, possiamo dire ho visto quell'articolo di giornale, ok? O possiamo dire ho guardato quell'articolo di giornale. Che differenza c'è qui? Se diciamo ho visto quell'articolo di giornale, allora decisamente stiamo dicendo che l'abbiamo letto, ok? L'abbiamo letto in maniera piuttosto anche profonda. Se invece diciamo ho guardato quell'articolo di giornale, col guardare intendiamo che l'abbiamo proprio scorso così molto velocemente, l'abbiamo leggiucchiato, l'abbiamo proprio letto molto velocemente, così. Quindi in questo caso il verbo vedere ha proprio il significato di leggere con più attenzione, ok? Di porre proprio l'attenzione sull'articolo, invece che il verbo guardare, che sembra più così molto molto velocemente e più dargli un'occhiata, ok? E poi si utilizzano entrambi, sia vedere che guardare, per raccogliere i nostri pensieri prima di parlare, prima di dire qualcosa, o anche per prendere tempo. Per esempio possiamo dire vedi, dalle situazioni difficili nascono delle opportunità, quindi quel vedi è proprio all'inizio della frase, quindi vedete è proprio prima dell'enunciazione, stiamo per dire qualcosa e raccogliamo i nostri pensieri. Oppure possiamo dire vediamo un po' da dove possiamo iniziare, quindi quel vediamo si prende tempo con quel vediamo, giusto? Raccogliamo i nostri pensieri prima di iniziare l'azione, prima di parlare. Invece il verbo guardare si utilizza sì in un contesto simile, ma è più intenso del verbo vedere. Quindi posso dire guarda, non ci vedo più dalla rabbia, ok? Oppure possiamo dire guarda, sono proprio stufa di te, vedete, è più intenso quando utilizziamo il guarda all'inizio della frase. Possiamo anche utilizzarlo nella posizione finale, possiamo dire sono proprio stufa di te, guarda, quindi è proprio sì, intensifica proprio la frase, ok? E poi il verbo guardare è spesso utilizzato per esempio nell'espressione guarda un po', ecco, guarda un po' cosa mi tocca fare, per esempio, quindi si pone l'accento in quel caso sul soggetto che parla, quindi pongo l'attenzione su me stessa quando dico ma guarda un po' cosa mi tocca fare. Oppure posso dire anche guarda un po', ma guarda un po', siamo già arrivati alla fine dell'episodio di oggi, ok? E in questo caso appunto esprimo anche una certa sorpresa, ok? E sì, appunto siamo proprio arrivati alla fine dell'episodio di oggi e spero che vi sia piaciuto
E fatemi sapere anche, mi raccomando, scrivetemi nei commenti una frase in cui utilizzate il verbo vedere e una frase in cui utilizzate il verbo guardare, così appunto che potete metterli in pratica e vedrete se avrete capito la differenza, ok? E niente, fatemi sapere se il video vi è piaciuto e se sì, mettete un like, così che mi aiutate a spargere la voce e a raggiungere più persone con questo contenuto, e considerate iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche per non perdere nessun nuovo episodio. Allora vi auguro una buona giornata, un buon proseguimento, continuate a seguirmi e alla prossima! Ciao ciao!